Ciao e bentornati nuovamente nel mio canale. Se sei nuovo, benvenuto, e allora iscriviti al canale e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato su nuovi video che verranno caricati nel canale. Un bacione speciale alle mie fate del lago che mi seguono da tanto tempo, che mi danno tanto affetto e vi voglio veramente tanto bene. Bentornate nel mio mondo di cucitoterapia. Oggi proseguiamo il nostro discorso oltre il cartamodello. Dopo aver visto le gonne, entriamo nel mondo dei pantaloni di Burda Easy. Ricordo che questo video dello Sfogliamo Burda Easy l'abbiamo già fatto tutto insieme, cioè l'ho girato per te mostrandoti tutti i modelli che troviamo all'interno, ma questi video vanno a entrare nel vivo di alcuni modelli. Abbiamo visto le gonne, te lo lascio comunque il link in modo che se non l'hai visto puoi andare a vedere, e poi i pantaloni, oggi i pantaloni. Poi nel caso farò il vestito, vediamo, perché ho veramente tantissime idee di video nuovi da fare e ho pensato veramente tante novità. Vedremo come un unico concetto di base possa trasformarsi in 3 capi completamente diversi, dagli short sbarazzini ai pantaloni palazzo, elegantissimi. Rimani qui fino alla fine perché ho preparato un nuovo quiz per metterti alla prova. Iniziamo a guardare queste varianti. Il modello A sono i short che vediamo qua, fresco con elastico in vita e gamba ampia, perfetto per l'estate. Il modello invece 2C, come puoi vedere, rimane di lunghezza al polpaccio, cioè rimane un pochettino più sotto il polpaccio. Comunque lo puoi fare anche facendolo più corto, ecco. Molto chic e ideale con sandalo o una sneakers. Il modello invece 2A è il modello che possiamo vedere qui, che è bello lungo, i classici pantaloni a palazzo che io amo tantissimo, che rimane lungo fino a terra, rimane fluido, quasi come una gonna lunga, ma con la comodità del pantalone, perché come puoi vedere i pantaloni sono molto ampi. Qual è la caratteristica comune di questi 3 pantaloni? La semplicità della costruzione e il comfort assoluto della vita elasticizzata. Anche in questo caso, come nel caso delle gonne, è una difficoltà easy fix, perché non abbiamo zip, non abbiamo asole o bottoni complicati. È il progetto perfetto per chi ha paura dei pantaloni ma vuole iniziare con un successo che sarà garantito. Iniziamo con i materiali. Il tessuto ti servirà 1,5 metri di tessuto fino a 2,5 metri a seconda della lunghezza scelta. L'elastico per la vita ti consiglio un elastico di 3-4 cm, un filo in poliestere coordinato, e poi l'interfodera leggera 16D di rinforzare il bordo del girovita. Consigli, ti voglio dare qualche consiglio sui tessuti e i loro abbinamenti. La scelta del tessuto cambia l'anima del pantalone. Per esempio, se tu usi un lino con lo short rosa che vediamo qui, per un look naturale e traspirante, oppure per il modello lungo a palazzo, che sarebbe questo qui, puoi utilizzare invece in questo caso una viscosa o una seta, in modo tale da avere quel movimento fluttuante mentre cammini. Ma puoi utilizzare anche un denim leggero o un tencel, ottimi per la versione denim style, che vediamo per esempio qua, ma possiamo utilizzare anche questo modello per un look più strutturato ma morbido. Voglio spiegarti che non devi guardare solamente il colore del tessuto quando vuoi scegliere un tessuto, ma anche la mano, cioè il drappeggio, cioè il test del movimento. Facciamo l'esempio dei tessuti cadenti come la viscosa, il crepe tencel, hanno quello che in sartoria chiamiamo il drappeggio fluido e sono perfetti proprio per questa tipologia di modello. Quindi questi a palazzo, questo o questo qui.
perché accompagnano il movimento della gamba senza fare massa sui fianchi. Come puoi renderti conto che il tessuto è ideale? Semplicemente devi tenere il tessuto nel pugno e se questo scivola via dolcemente è quello giusto per un look elegante. Mentre se deciderai di utilizzare tessuti più strutturati, come ad esempio il lino o la mousseline o il poplin, hanno una mano più secca e rigida e sono ideali per esempio per gli short che vediamo qua, quindi il modello 2B, perché mantengono la forma a trapezio, dando quindi un'aria più ordinata e meno da abbigliamento da casa. Volevo parlarti anche brevemente delle fibre con cui sono strutturati i tessuti. Nel mio canale troverai vari video che trattano appunto sui tessuti. Non ho mai approfondito in maniera accurata la differenza tra i tessuti naturali e i tessuti sintetici, però in un'ottica di cucitoterapia. Perché? Perché parliamo del comfort della pelle, che è fondamentale. Ad esempio, il lino è il re dell'estate, ma attenzione, il lino vive, perché tende a stropicciarsi molto facilmente. Ma questo non è un difetto, ma bensì un pregio. Per chi non ama le pieghe, consiglio invece un mistolino oppure la viscosa, che in questo caso invece lei mantiene la texture del lino ma cade meglio e si stropiccia meno. Tra l'altro la viscosa spesso viene confusa con un sintetico. È una fibra di origine naturale, formata da cellulosa, ed è la scelta migliore per questi pantaloni perché è fresca come il cotone ma ha una lucentezza della seta. Finiamo col parlare del cotone. Il cotone mousseline o garza. Come vediamo negli short rosa della foto, che è qui, la garza di cotone ha una texture leggermente stropicciata. Di natura proprio. È perfetta perché nasconde le piccole imperfezioni di cucitura ed è ideale infatti per chi è all'inizio. Altro fattore molto importante che devi tenere presente, ecco, è l'elasticità e il recupero, cioè il fattore elastan. Anche in questi casi i pantaloni sono pensati per tessuti fermi. A volte si usano tessuti con piccole percentuali di elastan. Perché è utile sapere questo? Perché il 2 o il 3% di elastan aiuta a sedersi e muoversi con più libertà, senza che il tessuto si insacchi sulle ginocchia o sul sedere. Attenzione in questo caso alle taglie. Se il tessuto è leggermente elastico, ricorda di non tendere la stoffa mentre tagli con il cutter, altrimenti una volta rilasciato il pezzo risulterà più piccolo del cartamodello. Comunque sono tutte delle informazioni che faremo poi dei video tutti a parte, quindi non ti preoccupare. Altra cosa che devi tenere in considerazione è la grammatura, cioè leggero non significa trasparente, questo è un errore comune. Per un pantalone serve una grammatura media, circa 120-200 grammi al metro quadro. Se il tessuto è troppo leggero, tipo quello da camiceria velata, segnerà l'intimo e non avrà abbastanza peso per far cadere bene la gamba. Del modello intendo a palazzo come questo. Per quanto riguarda l'uso dei colori, i pastelli rosa o sabbia addolciscono la forma ma richiedono tessuti più coprenti, mentre il denim o blu scuro, come in questo caso, dona una struttura visiva più forte. Quindi il modello a palazzo in finto denim è un classico intramontabile che snellisce la figura grazie alle profondità del colore. Ora andiamo a parlare del settaggio della macchina per cucire. Passiamo alla parte tecnica, una delle mie preferite tra l'altro. Per quanto riguarda gli aghi, se usi tessuti fermi, cioè tipo il lino o il cotone, l'ago standard è 80. Se invece usi viscosa, scivolosa, prova un ago Microtex. Tipologia di punte. Un punto dritto lungo 2,5-3 per rifinire i margini, uno zig zag o se l'avete anche la taglia e cuci, che io consiglio sempre di avere la taglia e cuci. Per quanto riguarda la tensione, mantienila media tra 3 e 4 se il tessuto è molto leggero e allentala un pochino
man mano che il tessuto diventa più pesante. I piedini. Il piede standard va benissimo, ma per inserire l'elastico in modo perfetto, il piedino per sopragitto ti aiuta a rifinire i bordi senza arricciare. Per quanto riguarda il taglio, preferisco il cutter rotativo con il tappetino per questi modelli, perché permette una precisione millimetrica nelle curve del cavallo rispetto alle forbici. Come ben sai, in questa tipologia di video andiamo a studiare anche la body shape e i modelli, a chi stanno bene. Partiamo dagli short, ideali per chi vuole mostrare le gambe e dare volume ai fianchi sottili. Midi culotte invece è perfetto per le fisicità a rettangolo o a mela perché bilanciano la figura. Il pantalone palazzo è il re del camouflage, slancia tantissimo la fisicità a pera e a clessidra, allungando otticamente la gamba se portato a vita alta. Per quanto riguarda la fisicità a pera, triangolo o clessidra, il modello ideale è il pantalone a palazzo, cioè questo qui. Perché? Perché chi ha i fianchi generosi spesso teme il volume, ma il segreto del pantalone palazzo è che cade dritto dal punto più largo del fianco. Questo crea quindi una linea verticale che non segna ma fluttua. Il trucco: se hai una vita stretta, enfatizzala sempre, quindi utilizza sempre un elastico che deve stare proprio nel punto più sottile e questo bilancerà il volume della gamba, creando quindi una silhouette elegante e slanciata. Fisico a mela, cerchio o rettangolo. Il modello ideale è invece questo qui, il midi, perché chi ha delle gambe snelle ma ha un busto più pieno e meno segnato, mostrare la caviglia o il polpaccio, come in questo caso qua, è la mossa vincente. Il modello midi sposta l'attenzione sulla parte più sottile della gamba. Il trucco: evita tessuti troppo rigidi, usa una viscosa o un jersey cadente che accompagni il movimento senza creare troppo spessore sulla zona addominale dove c'è l'elastico. Per quanto riguarda invece la fisicità a triangolo invertito, quindi spalle larghe, bacino stretto, il modello ideale sono gli short o i pantaloni a palazzo molto ampi, quindi questo è questo modello. Perché? Perché hai bisogno di aggiungere volume visivo nella parte inferiore del corpo per bilanciare la larghezza delle spalle. Quindi le arricciature in vita di questi modelli Burda Easy creano quel volume ottico che riempie il bacino. E lo vediamo qua, vedi? Il trucco: qui puoi usare dei tessuti più strutturati come il lino o la mousseline di cotone, come quella rosa in foto che vediamo qua, eccola qui, che è molto leggera, proprio molto fluttua proprio. Più il tessuto è fermo, comunque questa è una regola, più manterrà la forma a trapezio che bilancia la figura. Per quanto riguarda invece la figura petite, cioè piccoline di statura, il consiglio è di stare attenti alle proporzioni. Il pantalone palazzo lungo può sommergere una figura minuta, quindi la soluzione cosa potrebbe essere? Scegli la versione short o accorcia il modello palazzo in modo che sfiori appena il pavimento e indossala con un po' di tacchi. La continuità cromatica, per esempio di vestirsi in un unico colore, come questo completo qui che ha un'unica tonalità cromatica, aiuta tantissimi a guadagnare centimetri in altezza. Queste sono delle chicche importantissime per valorizzarsi al meglio, anche perché il messaggio che ti voglio dare alla fine di ogni di questo video, qual è? Il messaggio è: non è il vostro corpo che deve adattarsi al pantalone, ma il cartamodello che deve essere modellato sulle vostre splendide forme. Misuratevi con il centimetro che non giudica, ma che vi aiuta a creare il comfort che meritate. Tips e trucchi professionali, i segreti di taglio. Qui parliamo del piombo del cavallo. Quando tagli il pantalone lungo, quindi questo che vediamo qua, assicurati che il dritto sia perfetto. Se il tessuto svirgola la gamba del pantalone, girerà verso l'interno mentre cammini. Il trucco è: misura la distanza al dritto filo del cartamodello alla cimosa del tessuto.
Qui c'è il dritto filo che qui non si vede, deve essere esattamente parallelo alle cimose in almeno 3 punti, in alto, al centro e in basso. Per quanto riguarda le curve del cavallo, ti consiglio, quindi quando devi tagliare queste parti qua, ti consiglio di usare un cutter rotativo da 28 mm, cioè quello che rimane molto piccolo. Essendo più agile, permette di tagliare la curva senza sollevare il tessuto, evitando quindi che i 2 strati si sfasino. E poi avrei anche un trucco di confezione del cavallo, che magari te ne parlo in un video a parte, perché poi alla fine ti dico troppe informazioni in questo video e alla fine ti confondo. Scrivimi nei commenti se ti interessa il trucco della confezione del cavallo dei pantaloni. In ogni caso ti dico in anteprima che la zona del cavallo è quella sottoposta a maggiore stress. Infatti io tante volte ho cucito dei pantaloni e si sono scuciti proprio in questa zona qui. Non so se è capitato anche a voi. Quindi ho dovuto riprendere la mia macchina per cucire o la mia tagliacuci per rinforzarlo ulteriormente. Il segreto però qual è? Dopo aver fatto una prima cucitura a punto dritto, puoi farne una seconda di 2 mm a distanza all'interno del margine di cucitura, oppure puoi utilizzare un punto particolare che è il punto triplo elastico della tua necchi. Nel mio caso necchi, perché io uso solo necchi. Questo eviterà che il pantalone si scuccia proprio lì quando ti siedi. E poi c'è un incrocio perfetto, ma questo lo vediamo in un video a parte, perché questo è un video dove chiacchieriamo insieme sui modelli di Burda Easy. E c'è anche un altro segreto che vorrei dirti, quello dell'anti-arrotolamento. Il jersey, mi avete anche scritto, qualcuno di voi mi ha scritto in un altro video che si arrotola il jersey. Esatto. Per permettere la coulisse piatta, molte principianti inseriscono l'elastica e lo lasciano libero. Il trucco è che una volta inserito l'elastico e chiusa la coulisse, tira bene il tessuto in modo che l'arricciatura sia omogenea. Il trucco è, una volta che hai inserito l'elastico, quindi come in questo caso qui, devi fare, il trucco è quello di fare 2 piccole cuciture verticali nascoste in corrispondenza delle cuciture laterali del pantalone. Solitamente li mettiamo a lavare e li troviamo tutti arrotolati. A me è successo veramente tantissime volte. Tra l'altro c'è il trucco anche dell'elastico morbido, non stringere troppo. Il segreto al benessere proprio della cucitoterapia, che tanto io ti parlo, è che l'elastico deve sostenere senza segnare la pelle, perché chiaramente non ti deve particolarmente segnare. Misura l'elastico stando seduta, non in piedi. Questo è un altro trucchetto, quindi guardali questi miei video, perché in questi miei video ci saranno veramente tanti trucchetti di cucito. Rifiniture di lusso che ti consiglio per quanto riguarda l'orlo. Prima di tutto puoi usare un orlo invisibile per il pantalone a palazzo, e per quindi questo usa un orlo alto di almeno 4-5 cm, perché il peso dell'orlo più alto aiuta il tessuto a cadere meglio e non fare pieghe strane sul fondo. Quindi questo ti permette che il pantalone, cioè permette di cadere meglio e non fare queste pieghe strane, diciamo, sul fondo. Trucco per quanto riguarda lo stiro, cioè la messa in forma, cioè la curva del sedere. Prima di tutto, prima di montare le gambe, stira la curva del cavallo posteriore, tendendo leggermente il tessuto con il ferro da stiro. Questo allungamento a caldo farà sì che il pantalone segua meglio la curva naturale dei glutei, quindi stirare di più questa parte qui senza tirare. Altro consiglio che ti voglio dare è il prelavaggio. Molti di noi non prelavano non fanno questo passaggio prima di cucire. Molti principianti infatti hanno fretta di cucire, ma saltare questo passaggio è fatale per un pantalone. Perché è vitale? Perché se utilizzi fibre come il lino, la viscosa, il cotone, possono restringersi fino dal 5 al 10% al primo lavaggio. Quindi se cuci un pantalone su misura e poi lo lavi, il cavallo potrebbe diventare troppo corto e scomodo. Quindi lava la pezza di tessuto, esattamente come laverai il capo finito. Se prevedi di lavarlo a 30 gradi, fallo subito. Stiralo bene,
quando è ancora leggermente umido per fissare le fibre. Altro consiglio. Ciao fate del lago, ricomincio da qui perché ho avuto un problema tecnico con la scheda di memoria e spero che verrà apprezzata la mia sincerità e il mio impegno. Se cuci il pantalone su misura e poi lo lavi, il cavallo potrebbe diventare troppo corto e scomodo perché si restringe. Quindi qual è il trucco? Lava la pezza di tessuto esattamente come laverai il capo finito. Quindi prima di confezionare devi lavare il tessuto. Facciamo un esempio pratico: se prevedi di lavarlo a 30 gradi, fallo subito, stiralo bene e quando è ancora leggermente umido per fissare le fibre. Quindi da umido lo devi stirare. Altro consiglio che ti posso dare è che il pantalone è soggetto a forti trazioni, perché il cavallo chiaramente è soggetto a un movimento delle gambe, ci sediamo, ci alziamo, saliamo in macchina, scendiamo dalla macchina, facciamo una passeggiata e quindi lo muoviamo e ci abbassiamo anche, e quindi cosa succede? Che queste cuciture possono allentarsi con il tempo. Quindi è molto importante la rifinitura dei margini, non lasciare mai i bordi al grezzo. Se non hai la taglia e cuci, ti consiglio di utilizzare punto zig zag pulito o, per un tocco di lusso sui tessuti fermi, la cucitura all'inglese. Qui nel canale non l'abbiamo ancora visto, fammi sapere nei commenti se ti interessa che ti faccio un breve video dove ti faccio vedere la cucitura inglese. Quindi la cosa più importante, cosa fare nel cavallo, che è la parte diciamo che si può allentare di più, è fare una seconda cucitura dritta sopra la prima, nella curva proprio del cavallo, cioè che la zona che abbiamo capito è la più sollecitata, quindi garantendo in questo modo che il pantalone non si strappi nei momenti meno opportuni, e noi non vogliamo creare situazioni un po' imbarazzanti. Parliamo della manutenzione dell'elastico. L'elastico è il cuore del comfort di questi modelli, ma è anche la parte che si usura per primo. Consiglio numero 1: devi evitare il colore eccessivo, quindi prima di tutto devi evitare di mettere i pantaloni cuciti a mano con l'asciugatrice, nell'asciugatrice, e anche il ferro da stiro non devi usarlo caldissimo perché il calore estremo cuoce la gomma dell'elastico facendo perdere proprio la memoria elastica. Un vero capo sartoriale è riparabile invece di cucire l'elastico direttamente al tessuto, cioè metodo sandwich cosiddetto. Quello che ti consiglio di fare è creare sempre una coulisse. In questo modo tra 5 anni, se l'elastico sarà ceduto, basterà scucire 2 punti, sfilarlo e metterne uno nuovo senza dover buttare il pantalone. Ti ho fatto vedere tra l'altro anche un video dove si sostituisce appunto il cinturino. Altro consiglio molto importante è il lavaggio. Devi lavare sempre al rovescio, puoi usare dei sacchetti a rete per i tessuti più delicati come la viscosa, per evitare appunto che le fibre si sfreghino eccessivamente. Altro consiglio è come stirare sempre con amore. Insegno sempre di stirare il pantalone seguendo la forma della gamba per i modelli a palazzo e stirare senza fare la piega centrale, quella classica del pantalone da uomo, si intende, quindi mantenendo quindi un look moderno e fluido del cartamodello che abbiamo visto qui su Burda Easy. E ora parliamo un po' di psicologia, la psicologia della longevità, la cucitoterapia. Cucire un capo che dura non è solo un risparmio, è memoria. Cioè ogni volta che indosserai quel pantalone, tra 2 o 3 anni, ricorderai il pomeriggio di pace che hai passato a crearlo. Curarlo significa curare quel ricordo. Ricorda che cucire è un atto di amore. Quando misuri il girovita, non pensare alla taglia del giornale, pensa al tuo comfort. Il pantalone deve adattarsi a te, non viceversa. Quindi prenditi il tempo di ascoltare il ritmo della macchina e questa è la tua meditazione più potente quotidiana. E adesso arriviamo al quiz della fata.
Quindi il quiz delle fate, devi rispondere se vuoi a queste domande e non guardare le risposte, ovviamente le trovi nel box informazioni o nel primo commento. Quale strumento è preferibile per tagliare le curve del cavallo in modo fluido? Scrivimi la risposta. Seconda domanda: perché il modello a palazzo slancia la figura? Terza domanda: cosa evita che l'elastico si attorcigli in vita? Se le sai tutte, sei prontissima per tagliare il tuo tessuto e per cucire il tuo bellissimo pantalone con il modello di Burda Easy 1 2026. Fammi sapere nei commenti cosa ne pensi, se ti piacciono queste tipologie di video, lasciami anche semplicemente un cuoricino per farmi sapere che sei passato o sei passata, iscriviti al canale, lasciami un bel pollice alzato e anche un bel like e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, fate del lago e buon cucito!